Ciao amici, ben ritrovati. Parliamo oggi del mondo vintage, del mondo dell'usato, dell'antiquariato, come volete definirlo. Abbiamo fatto un viaggio nelle fasce di prezzo delle penne, delle principali marche, eccetera. Ma abbiamo lasciato fuori, tralasciato di dire che uno degli aspetti più belli del mondo della stilografica è quello delle penne di una volta. Però, certo che bisogna andarci coi piedi di piombo. E infatti, di sicuro molti di voi avranno detto agli inizi, avranno pensato agli inizi, ma perché mi dicono quanto sono belle le Omas di una volta, le Waterman di una volta, quelle penne coi pennini retrattili che oggi non vengono più prodotte se non proprio in maniera così rara, oppure le Aurora, chi non ha provato l'Aurora di una volta, un 88 K di una volta, 88 che sia, non sa cosa si perde, oppure Marco Chiari che ci dice quanto sono belli i pennini flessibili di un tempo rispetto a quelli moderni. Sì, è vero, tutto questo è vero. Molto spesso vi sarete domandati, ma da dove comincio? Dove le compro? Perché basta andare in internet, vado su eBay, vado su tanti altri siti di vendita online, trovo la penna Omas antica a 100 euro, 200 euro, fermiamoci lì, poi sapete che ce ne sono per tutte le tasche, trovo anche l'Aurora 88 a 90 euro, ma anche a 180 euro o a 200. Dov'è la differenza? Qual è? Come faccio? Mi fido? Sono i dubbi che abbiamo tutti. Questo purtroppo tiene un po' alla lontana molti appassionati dall'utilizzo di queste penne, di penne che sono straordinarie, perché se sono arrivate fino a noi vuol dire che sono state fatte bene, che hanno delle qualità che le penne di oggi non hanno, in parte o del tutto. Allora cominciamo con ordine. Come faccio a scegliere per esempio le Omas? Le Omas sono delle penne che non hanno bisogno di presentazioni, però a partire anche dalle linee più note, le serie 556, 557, 555, erano prodotte in anni dove non c'era una economia di scala ed una produzione come quelle di oggi, cioè fatto il progetto, stampati 10.000, 100.000, 1 milione di alimentatori, 1 milione di pennini, 1 milione di fusti. No, sono progetti e sono penne molto discontinue dove fino ad un certo punto montano il pennino fatto in un modo, da quell'anno in poi un pennino un po' diverso, oppure cambia il sistema di caricamento. Quindi è difficile andare alla cieca e comprare un Oma 556, una extra che sia uguale a quell'altra, perché vale per tutte le penne, non parliamo poi per produttori minori. Mi viene in mente la mia super amata Radius Superior, ci sono pennini veramente così identici l'uno all'altro, ma con delle qualità di scrittura così differenti che di tante che ne ho provato, il 99% le ho lasciate al mercatino dove le ho provate, perché sono troppo diverse, quindi bisogna anche cascare sul prodotto giusto, cioè proprio sullo strumento giusto, quello che è arrivato a noi così, senza mettere in conto che devono essere anche in buono stato d'uso, perché non è solamente che mi prenda la Pelican 100 del 59 e la prendo e funziona come comprare una Waterman di oggi, metterci la cartuccia dentro e scrivere. Non è così. Quindi c'è anche quel dubbio di dire: ma sarò capace di farla funzionare, ma cascherò su un esemplare di quelli tenuti bene, oppure ci sarà la fregatura dietro l'angolo. Io non so nemmeno come si carichi una penna, quando sento dire le penne a bottone, ma io sarò capace di farlo? E che manutenzione ci va? Non c'è la cartuccia, non c'è il converter, come faccio? È chiaro che questo mondo, quello delle penne vintage, va affrontato non appena avete una piccola dimestichezza con la penna stilografica di oggi, quando avete imparato a usare i converter, quando avete imparato ad aver familiarità anche con una piccola, dico piccola, manutenzione che è necessaria sulle penne di una volta.
E allora fate bene a non comprare, amici, fate proprio bene. Non si può andare su eBay, andare dal rivenditore italiano, belga o statunitense che sia e alla cieca comprare una penna solo perché si chiama Omas o perché si chiama Pelican. No, assolutamente no. Le penne, ve l'ho sempre detto e continuo a dirvelo, vanno provate. Ma, caro Marco, dove vado a provarle le penne? Andate nei mercatini, andate nei pen show, che sono dei mercatini dedicati alla stilografica, nei mercatini d'antiquariato dedicati alla scrittura, dove chi vi vende la penna è un appassionato, non è un commerciante, non è uno che svuota le cantine e nelle cantine, nelle soffitte trova anche la penna antica. Che cos'è? Un'Aurora? Benissimo. Vado in internet, Aurora 88, prezzo medio 150 euro, bene, vendo anch'io la mia. Il pennino, beh, non so quale sia, ma tanto non me lo chiedono di solito, quindi va bene così. No, questo non si fa. Andate dal chi solitamente ripara anche la penna, cioè se ve la vende in ottimo stato, ve la vende funzionante. È chiaro che una penna come questa, bella quanto volete, non sarà mai completamente funzionante, completamente intendo funzionante come una nuova, cioè è possibile che il pistone scorra un po' meno bene, un po' meno fluido, ma scorre, fa il suo lavoro. Il pennino non sarà il pennino che andrete voi a rodare, perché qualcuno prima di voi l'ha rodato. Qualcuno comprensibilmente si tiene anche fuori dal mondo vintage perché magari gli dà fastidio usare un oggetto così personale come è una penna, che di sicuro ha una storia anche legata all'individuo e quindi insomma, beh, io me la prendo nuova, non mi interessa, non voglio usare la penna usata da un altro, ma è fuori dubbio ed è comprensibile. Però certe penne le trovate solo così. Il piacere di scrivere con questa Aurora, un'Aurora 88K, una Omas, un Omas d'epoca con un pennino extra lucens, non lo potete trovare con una penna moderna. E sono penne che difficilmente metterete nel taschino, tanto più una penna che si carica a contagocce come questa, con un pennino retrattile, caricamento a contagocce, difficilmente lo farete, ma che cosa farete? Ce l'avrete nel vostro scrittoio e quando volete sentire e provare cosa significhi scrivere con un pennino degli anni 20, degli anni 50, quando ancora c'erano dei criteri nella produzione dei pennini votati alla calligrafia, allora capite, vi torna il sorriso a 32 denti e quando andate a prendere la vostra bellissima stilografica nuova direte quanto è bella, quanto mi piace, beh però quella la scrive meglio. Certo, è proprio così, salvo dei rari casi, ma di solito è proprio così. La calligrafia è nata con questi strumenti, la scrittura è un'altra cosa, la calligrafia, cioè il gusto, l'eleganza della forma, quindi della calligrafia come arte, è nata qua, ovviamente con tutti i pennini ad intinzione, con questi che vengono ancora prima, è fuori dubbio, ma queste si avvicinano molto di più. È molto interessante un test che sto facendo, ma devo ancora completarlo proprio fra questo, cioè i pennini calligrafici e una stilografica, dove la linea di spartiacque, dove si incrociano, dove invece non si raggiungeranno mai. E allora dove le compro? Eravamo rimasti lì, andate a questi mercatini, a questi incontri dove chi ve le vende non solo ha una faccia, un nome e un cognome, e se la penna non funziona, di solito sono persone così disponibili che vi dicono anche apertamente guarda, provala, non funziona, me la ridai oppure te la risistemo, non preoccuparti perché comunque non sono dei commercianti, sono degli appassionati, quindi se vi rivolgete a loro, come nel caso nei miei ultimi acquisti, in questa Stura che è diventata subito una delle mie preferite insieme a questa Waterman del centenario, una Emblem, chiedete, caro signor venditore o appassionato, io sto cercando una penna che scriva in questo modo. Sono i primi a dirvi, in tutta onestà, non ce l'ho, oppure provati questa se ti piace e ne provate 5 o 6, perché il dogma, ricordatevelo, è provare, perché solo provando potete capire
Marco Chiari mi dice quanto siano belle le Mondial, io l'ho provata, non mi piace. Tizio mi dice che le Pelican 140 sono straordinarie, con una flessibilità così, ne ho provate 3-4 e non mi ci trovo. Sono soldi risparmiati. Tutt'al più, perché vale anche questo aspetto, tutt'al più potrete dire, ma io l'Aurora 88 l'ho vista che uno la vende a 90 euro, tu invece me ne chiedi 110 o 120. Eh beh, sì, certo, io ti do una penna funzionante, ti do una penna che è stata restaurata, una penna che è certificata che scrive, cioè non è l'ho trovata, l'ho acquistata a 60 e te la rivendo a 100 per fare il mio margine di guadagno. No, questo è. Non solo, ma di solito chi le prova vi dice anche lo stato d'uso della penna, perché come vi ripeto, in genere sono e siamo insomma, persone che amano la penna stilografica e se non funziona la fanno riparare da chi ci sa mettere le mani. Bene amici, tutto questo sbrodolamento per il mercato del vintage, perché? Perché se sapete dove andare a cercarle, affidandovi ad una persona, e insomma a pelle dovreste anche riuscire, siamo tutti adulti, a capire se è una persona sincera o meno, soprattutto provandole, avete la possibilità di portare a casa dei pezzi di storia che scrivono molto meglio in linea di massima di quelle della produzione moderna. Parlo di calligrafia perché è chiaro che se parliamo di una penna pronta all'uso, fuori dubbio che una penna come una Custom 98 che ho qua, ma potrebbe essere la Kaweco, la Pelican, la Sailor, queste sono pronte all'uso, ma certamente in ufficio mi porto questa, non mi porto queste. Ma per calligrafia volete provarla e essere sorpresi che con 50 euro, 70 euro vi portate a casa una penna che oggigiorno nessun produttore neanche con 400 euro riesce a darvi, allora scoprirete cos'è la calligrafia, cos'è la bellezza di avvicinare un pennino flessibile come erano quelli di una volta. Vabbè, dopo questo pistolotto, cari amici, un saluto e semmai provate perché vale davvero la pena. Ciao a tutti e alla prossima.